Buongiorno a te, sono Francesco Guarnaccia, sono la persona che ti aiuterà ad imparare il value investing per investire i tuoi soldi con successo. Oggi ti voglio parlare del risparmio. Perché ti parlo del risparmio? Perché in effetti ogni investitore che comincia a operare ha fatto del risparmio e fa del risparmio. Ci sono nella rete, in internet, parecchi video interessanti che ti parlano di come gestire la finanza personale. Io ne ho trovato uno che ti allego, ti metto il link nei commenti di sotto, lo trovo interessante e ha delle buone idee, quindi lo ritengo valido da poter come per trarre spunto per appunto risparmiare. Oggi però volevo puntualizzare la tua attenzione su due concetti che sono molto importanti, che io ho imparato quando ho letto il libro di Robert Kiyosaki, Padre ricco e padre povero. Il concetto di attività e di passività. E perché ti parlo di questo? Perché sono fondamentali per poter appunto gestire correttamente, con efficienza, le proprie finanze personali. Attività che cos'è? Attività è quando tu acquisti qualcosa che ti produrrà dei soldi, che produrrà quindi un reddito. Ti faccio degli esempi. Per esempio un appartamento che viene utilizzato per essere affittato è un investimento di tipo attivo. Perché? Perché ovviamente l'affitto ti produrrà delle entrate mensili e quindi produce del reddito. Per un'azienda, un macchinario che fa un determinato tipo di lavorazione è un bene attivo, perché produce il reddito facendo questo tipo di cose. Nell'ambito personale, per esempio, delle attività sono anche dei corsi o della formazione che ti permette, con le conoscenze che acquisisci, di generare del reddito. I corsi, per esempio, che propongo io di value investing hanno questa ambizione. Quindi tutto quello che ci aiuta e produce il reddito lo consideriamo come attività. Le passività sono tutto il resto, cioè tutto quello che noi acquisiamo ma che non produce reddito. Esempi di passività, un esempio eclatante che molto spesso molte persone non ritengono che sia così è l'automobile per uso personale e familiare. È una passività, perché l'automobile, se io la compro nuova, si deprezza e perde di valore ogni anno e non produce reddito. Diverso è il discorso se un'automobile o un furgone acquistato da un'azienda, con quello fa il proprio lavoro, quindi diventa effettivamente un'attività. Il punto fondamentale è quello di aumentare le attività, cioè aumentare gli ingressi di soldi e diminuire le uscite, cioè diminuire i costi o le passività. Lavorare sull'aumentare le proprie attività è decisamente, se vogliamo, più difficile che non lavorare sulla riduzione dei propri costi. Sono entrambe le strade da percorrere e ogni azienda fa esattamente questo, cerca di aumentare le entrate e di possibilmente diminuire in proporzione le uscite. Questo perché produce utile per l'azienda. Lo stesso per la nostra finanza personale, esattamente la stessa cosa. Ecco quindi che l'obiettivo nostro è esattamente questo, di diminuire le nostre uscite. Come possiamo farlo? Ci sono molti strumenti disponibili, ci sono delle app che si possono avere sul telefono, molte banche nell'internet banking danno la possibilità di fare una verifica di tutte le uscite in modo tale da sapere esattamente i soldi dove vanno e avendo quindi, oppure semplicemente ne teniamo traccia con un foglio di carta e una penna e ci scriviamo tutto quello che spendiamo nell'arco di 1, 2, 3 mesi per avere un'idea più precisa.
lì dentro sicuramente ci sono i punti che possiamo toccare per andare a fare dei risparmi. Il consiglio però molto pratico che io ti do è estremamente semplice. Definisci una somma mensile e mettila da parte. Sono 100 euro al mese, siano 100 euro che escono dal tuo conto corrente e vanno in un conto risparmi separato dal tuo conto corrente, e lo fai in modo tale che ci sia, per esempio, organizzati con un bonifico mensile ricorrente, in modo tale da spostare questi 100 euro dal tuo conto corrente al tuo conto risparmi. Okay? E lì dentro nel conto risparmi non si tocca assolutamente nulla. Queste 100 euro limitano l'ammontare di liquidità che tu hai a disposizione per quel mese e dovrai per forza stare dentro quel valore. Allora, ti ringrazio della tua attenzione, ti auguro una buona settimana, ti prego di mettere like sul video e di iscriverti al mio canale di YouTube e buon risparmio!